Buongiorno a tutti voi. Mentre vi guardate questo grafico di uno strumento finanziario che non abbiamo mai analizzato in tutte le nostre corpose giornate di videoanalisi, mi corre l'obbligo di rettificare una puttanata bestiale che ho detto durante il webinar di ieri pomeriggio, un webinar molto interessante, nel quale a un certo punto, guardando l'evoluzione dei mercati che ci si può o non ci si può ragionevolmente attendere per quest'estate, che secondo me sarà volatile, ma forse non tanto direzionale, mi è scappata la bischerata di aver detto che dal 24 luglio esce fuori un altro indice in parallelo al Nasdaq 100 che tutti conosciamo, che sarà il Nasdaq ribilanciato, perché il peso delle grandi aziende, Nvidia, AMD, Tesla, Meta, eccetera, eccetera, è andato oltre un determinato tipo di livello e quindi il Nasdaq dovrà andare incontro a una sua ricomposizione che potrebbe in un certo senso andare anche a pesare poi sull'indice 100. Bischerata totale, della quale vi chiedo scusa perché forse probabilmente è una delle cose che non... Sì, delle più grandi stupidaggini che ho detto in questi tanti anni di attività di trading, perché in realtà il Nasdaq 100 equalizzato esiste già da tempo, ha tutto un altro prezzo rispetto al Nasdaq normale e poi lo andremo a guardare. È una bischerata che però ha un fondo di verità, in quanto normalmente il Nasdaq viene ribilanciato a cadenze periodiche, mentre questo è un ribilanciamento che arriva in virtù di un superamento in termini di capitalizzazione da parte delle grandi aziende molto elevato, e quindi è un intervento spot un po' eccezionale, perché se no altrimenti il Nasdaq così com'è non ha più molto senso. E detto questo, e detto quindi di inquadrare questa cosa all'interno di un movimento di mercato che probabilmente, un po' l'abbiamo visto anche ieri, appiattirà lievemente le performance del tecnologico, va rilevato, come state osservando adesso, che invece Lapidari del tutto sbagliato non aveva visto quando aveva detto le borse possono fare una correzione, ma in realtà al momento attuale vogliono ancora pensare di godere di buona salute. Da un lato la correzione, l'abbiamo detto, è giustificata dal fatto che tutti gli operatori ribassisti si sono ormai chiusi. Gli operatori rialzisti con i fondi quantitativi che lavorano sulla volatilità non hanno più modo di incrementare la loro esposizione, perché da circa un mese, quindi dai primi di giugno, è sui massimi livelli e più di 100 di portafoglio non puoi fare, quindi è chiaro che il mercato andrà a cercare nuovi spunti dall'azione delle banche centrali, gli spunti arrivano tutti da lì, per poi eventualmente procedere a qualche ribilanciamento di portafoglio che però non può al momento attuale andare a incidere più di tanto sui trend. Lo vedete da questo grafico che, se andiamo a osservarlo per come si chiama, S&P 500 VIX Future 6 mesi TR. Cosa significa? Ci sono anche diversi ETF, uno dei più conosciuti è emesso da Amundi. Sostanzialmente questo indice S&P 500 VIX Future a 6 mesi come funziona? È un indice che combina in modo dinamico una parte di future sul VIX a breve termine, quello che tutti conosciamo, e una parte di future a medio termine. Questo per gestire in modo opportuno, non solo dinamico ma anche corretto, la volatilità e l'esposizione del mercato azionario agli effetti della volatilità, in modo che il portafoglio del VIX di breve vada a incrociarsi con posizioni giornaliere che vengono rollate giornalmente e che rappresentano il terzo, il quarto e il quinto contratto future che va a scadere via via nel mese. Quindi queste allocazioni, che vengono poi ribilanciate giornalmente, danno un valore e una foto della volatilità molto più attendibile che non quella del solo VIX, sul quale sapete benissimo che c'è adesso l'intervento del VIX giornaliero che spariglia un po' le carte e rende l'indicazione del VIX tradizionale, secondo me da tempo, meno efficace, come si vede anche dal lavoro degli opzionisti. Questo grafico fa vedere che
la sparata di volatilità che c'è stata, ci mancherebbe altro, anche decisamente vistosa. Il contratto è passato da 19.280 prezzo di apertura, ha fatto un massimo a 20.300, quindi ha fatto circa 1000 punti, che sono roba che te ne vale 19, è un 5%. Chiaramente poi le esposizioni alle singole strutture opzionarie possono aver creato più danni o più vantaggi in maniera maggiormente evidente. Vedete però che poi la sparata di prezzo si è contenuta all'interno di un ritorno più in basso, e questo sta a significare che al netto di momenti di vuoto la volatilità è da tempo inserita all'interno di una tendenza profondamente ribassista, e questa tendenza profondamente ribassista non dà al momento attuale grandi spazi perché le borse portino a termine una correzione maggiore rispetto a quella che abbiamo visto adesso. Tanto infatti che se ci mettiamo ad osservare l'indice S&P 500 base, vedete che questa correzione al netto dei gap è già stata quasi del tutto recuperata, e questo spiega il discorso che ho fatto relativamente ai colleghi che mi hanno detto: Lapidario, però tu hai detto le borse salivano, adesso le borse scendono, come ce la spieghi? Ve la spiego, guardate i grafici e ve lo spiegate, ve la cantate e ve la suonate da soli. Ma perché questa risalita delle borse? Alcuni effetti e fattori sicuramente in questo inizio di settimana, poi vediamo oggi con i dati dell'inflazione, ore 14.30, se cambia qualcosa, ce lo possono spiegare. Da un lato, proprio parlando di inflazione, le stime sull'inflazione sono in calo, perché si pensa che l'economia possa rallentare, ma in maniera pacata, placida. Non dovrebbero arrivare nei prossimi mesi momenti tali per cui a un certo punto l'economia andrà in crollo. Io su questa scommessa che gli operatori stanno facendo resto ancora abbastanza tiepido, perché qualche evento di accelerazione di ribasso non mi sento di escluderlo. Non credo siano ancora maturi i tempi, e al momento in cui noi oggi guardiamo questi grafici, osservare la posizione di sentiment ancora molto robusto, di pressione al rialzo robusta praticamente da 3.900 punti, cioè dal 20 di gennaio, nonostante che il mercato, l'indice S&P abbia fatto qualche oscillazione, ma a me sembra ancora una posizione di conforto per quanto riguarda chi è long, e io ritengo che gli operatori che sono a rialzo da un po', me lo dicono anche i livelli di prezzo che quotidianamente studio e pubblico nella chat abbonati per quanto riguarda i miei sistemi, ma qui mi dicono che sì, qualche oscillazione intorno alla mediana c'è, ma di base l'S&P 500, che è l'indice che tutti osserviamo con attenzione, è un indice a rialzo. E anche per quanto riguarda, oggi guardiamo gli indici, il Nasdaq 100 siamo andati un po' fuori dal seminato, ma siamo ancora abbastanza attaccati, per non dire proprio legati mani e piedi, alla linea di tendenza superiore, quantunque non si possa negare che se vado a togliere questa, siamo dentro un triangolo. Io guardo oggi un pochettino più all'America, perché dall'America mi stanno arrivando i segnali più importanti sui mercati finanziari. L'Europa comunque sta aprendo intorno a questa prima ora pre-apertura dell'indice, con un DAX piuttosto simpatico, piuttosto carino, dello 0,50% in salita rispetto alle chiusure ufficiali delle 17,35 di ieri. E anche questo è un fatto sintomatico, quella prosecuzione di calo forte della volatilità al momento attuale non ci dà alcun segnale di possibilità di vedere storni e crolli forti. Era risalita, questo è il VSTOXX, in maniera più decisa sull'Europa. La Shadow dice anche che sotto certi livelli non vi era ancora intenzione di aprire pattern di rialzo sulla volatilità stessa. Vediamo se questa prosecuzione del rialzo borsistico europeo potrà giovarsi di un VSTOXX Future sotto l'area di 16, che invito tutti a monitorare con attenzione, magari mettendoci un allarme. Questo conforto
sul calo dell'inflazione è una scommessa, la dobbiamo valutare, perché molti, e io ve ne ho dato notizia anche nei video della scorsa settimana, continuano a dire che la Fed sta sbagliando, e io sono esattamente concorde con questa impostazione, in quanto guarda i dati dell'occupazione, che sono dati palesemente falsati e che sono dati palesemente, l'abbiamo visto nel webinar di ieri, soggetti poi anch'essi a una revisione che è sempre a ribasso, e sotto certi aspetti questo aiuta anche a far nostra l'idea che un rallentamento delle economie ci possa essere, ci mancherebbe altro, ma non è detto che questo avvenga con un aumento della disoccupazione. Assolutamente no. Perché? Perché i lavoratori buoni le aziende se li tengono, e quindi anche per quanto riguarda i licenziamenti è tutto molto da vedere nella misura in cui possono essere, e come si vede dalle revisioni dei dati, estremamente minori di quelli che si pensa. C'è da un lato da dire che le manovre espansive della Banca Centrale Cinese stanno oggi riportando, con una riduzione dei costi di finanziamento superiore alle attese, un po' di effervescenza sul mercato della Cina, e questo può probabilmente anche incoraggiarci a pensare che in un certo senso dal paese con gli occhi a mandorla possa arrivare una ripresa della loro economia, che di norma si trascina sempre poi anche su quelle occidentali. Il prezzo del petrolio, concludiamo, è in salita, e questo, se da un lato ovviamente è da mettere in relazione alla stagionalità, vedi l'andamento del natural gas che oscilla ma comunque non si muove da 2,7 a 2,8, può farci pensare che il petrolio rifletta idee di ripresa economica, anche se non va negato che da un lato il petrolio sente l'abbassamento del dollaro, e anche questo significa che c'è una paritaria scommessa sul fatto che Fed a un certo punto dovrà darsi una calmata, e poi al tempo stesso molti operatori erano sottopesati, e quindi il rialzo del prezzo del petrolio è anche una ricopertura di operatori ribassisti che devono chiudersi. I bond anche oggi mostrano di voler assecondare questa idea che l'inflazione voglia andare a riprendere un po' quota. VXL vediamo se ha trovato su questo triplo minimo, io lo guardo molto, il trentennale tedesco, una sua via di ripresa, o quantomeno di tentativo di creare un supporto. Dicevamo di DAX, oggi abbiamo i nostri future europei che aprono in lap up e danno un segnale che sembra non essere del tutto malvagio, o quantomeno un segnale, se questa candela si confermerà dalle 8 alle 9, alla scadenza alle 9, interessante, di andare a confrontarsi con le resistenze importanti. Il grafico orario, media mobile a 200 periodi la sentono molto, indici e strumenti collegati come future, è un 16.000, è un prezzo tondo, e poi qui c'è un'area di volumi, la 16.080, la 16.100, dove probabilmente un allungo mattutino potrebbe incontrare qualche resistenza, e quindi non lo comprerei sulla forza, soprattutto perché, ripeto, stare lievemente scarichi in attesa dei dati dell'inflazione può servire. Quindi magari una mattinata dove dalle 9 alle 11 si allunga un poco, e poi io mi metterei sufficientemente flat, e questo vale anche per la nostra buona piazza affari, che sta praticamente andando a chiudere questo gap, e non è del tutto malvagia la cosa, soprattutto considerando che in termini proprio di posizione dei prezzi, questo vale sia su DAX, anche su Eurostoxx, ma prendiamo piazza affari come esempio. Ieri abbiamo chiuso sul 61,8, sembra che il mercato da noi abbia voglia di fare un 28,350, un 28,4, poi anche qui mi fermerei un attimo perché c'è una zona di volumi. Attendiamo i dati dell'inflazione con un po' più di fiducia rispetto a quella dei giorni precedenti, cerchiamo di capire un po' il mercato cosa vuole fare, e su quello andremo poi a sintonizzarci. Come vedete, al netto della bischerata sul Nasdaq, i mercati sembrano voler premiare quella visione che ho cercato nel modo più corretto possibile di esporvi nei giorni scorsi, ovvero sì, ok, incassiamo dei profitti, cerchiamo di gestire le cose, l'estate potrebbe
aumentare la volatilità, ma non facciamo troppi drammi al momento, perché la capacità di essere acquistati sulla debolezza, indici e future e comparti azionari tuttora non l'hanno persa. Buona giornata a tutti voi.